Ciao, eccoci per un nuovo video della serie Cucito mai più senza, in cui ti mostrerò come applicare i classici bottoni automatici a pressione Anorak di Prim. Li ho applicati su questa giacca Kids in soft shell rosso che ho cucito il mese scorso. Ti ricordo che se vuoi imparare a cucire o migliorare la tua tecnica, ci sono i miei corsi di cucito online, li trovi su www.cucitoespresso.it. Trovi l'elenco degli strumenti che ho utilizzato nell'info box sotto il video. I bottoni automatici a pressione Anorak sono composti da questi 4 pezzi e li trovate in diverse colorazioni. Io ho scelto queste due. Oggi applicherò quelli color ossido antracite. Li potete trovare nel pack da 10 bottoni con o senza matrici. Il pacco che ho io è quello con matrici e applicatore di plastica, che però non utilizzerò perché trovo molto più comode le pinze che poi vi mostrerò. Oppure nel multipack da 100 pezzi, eccolo qui. Ecco appunto i pezzi che compongono il bottone inferiore e quello superiore. Questi due sono i pezzi che montati insieme compongono il bottone superiore, quello visibile dall'esterno del capo. Questi due pezzi che compongono il bottone inferiore, quello all'interno del capo. Per ognuno dei 4 pezzi esiste una matrice di applicazione, ecco le varie matrici corrispondenti a ogni pezzo. Trovate le istruzioni illustrate in cui è spiegato l'abbinamento matrice-pezzo del bottone anche all'interno di ogni confezione di bottoni. Vi consiglio di tenerle sempre a portata di mano, di leggerle e di non buttarle. Per applicare tutti i bottoni automatici io utilizzo la pinza Vario, eccola. Le matrici, per esempio quelle per il bottone superiore, vanno applicate a due in questo modo. Ho rifinito il davanti della giacca con una paramontura che non è prevista nel cartamodello, l'ho disegnata io e poi applicata. Nell'info box ti ho inserito anche il nome del cartamodello che ho utilizzato per questa giacca. Prima di impunturarla e bloccarla, ho rinforzato il punto in cui applicherò i bottoni automatici con una striscia di teletta adesiva. In alternativa si possono utilizzare i pallini di rinforzo termoadesivi, eccoli, entrambi vanno applicati con il ferro da stiro. Vado poi a sormontare e far combaciare i due centri davanti e li blocco con 2 mollette. Non utilizzo gli spilli perché sul soft shell lasciano il segno. Se vuoi conoscere come cucire questo tessuto ti rimando al video dedicato presente su questo canale, trovi il link qui sopra a destra o in info box. Vado poi a segnare la posizione dei bottoni forando il tessuto con un punteruolo. Sto attenta a forare i davanti e a non forare il dietro della giacca, ovviamente. Il primo segno lo realizzo a 1,5 cm dal bordo laterale e dall'alto. Come vedi ho forato entrambi i davanti. Realizzo gli altri centrali rispetto alla fascia diciamo del centro davanti, quindi sempre a 1,5 cm dal bordo laterale e a una distanza di 7 cm l'uno dall'altro. Scegli la distanza che preferisci, ma ti sconsiglio di realizzarli troppo vicino. Scegli una distanza in base al numero di bottoni che vuoi applicare e alla lunghezza della giacca. In alternativa puoi utilizzare invece del punteruolo uno spillo e un marker per segnare il punto in cui entra lo spillo su entrambi i davanti. Ecco qui i fori su entrambi i davanti. Utilizzo poi la pinza per forare, eccola qui. Scelgo il punzone più piccolo, questo qui. Vado ad applicarlo in corrispondenza di uno dei fori e faccio una pressione forte con tutto il peso del corpo alla fine del manico in modo che faccia più leva. Siccome il tessuto che ho utilizzato è molto spesso, nella parte inferiore non mi si è forato perfettamente. Se dovesse capitare anche a te, puoi rimettere la pinza in posizione e fare ancora forza, oppure passare il punteruolo dal dritto al rovescio in questo modo e tagliare con delle forbicine da ricamo il pallino che viene fuori per toglierlo e non avere rimanenze di tessuto che potrebbero creare problemi, diciamo, quando si applica il bottone. Faccio questo lavoro per tutti i segni fatti con il punteruolo. Vado poi ad applicare per primo il bottone superiore, quello visibile dall'esterno. Per prima cosa applico sulla matrice corrispondente già montata sulla pinza la parte inferiore del pezzo del bottone, incastrandolo sul perno di metallo, in questo modo. Metto il dritto del bottone verso il sotto e la parte rovescia del bottone sopra. Ecco qui.
Prendo poi la parte esterna e visibile del bottone e dal dritto del capo la inserisco in corrispondenza del buco. Faccio in modo che il perno centrale di questa parte di bottone esca dal buco sul rovescio del capo, ecco qui. Ci applico poi la pinza sotto in modo che il bottone si posizioni sulla matrice in plastica bianca, si deve proprio adagiare correttamente. Questa è un'operazione un pochino delicata perché il bottone deve essere posizionato sulla matrice della pinza, ma il perno del bottone non deve uscire dal foro del tessuto, quindi applica un pochino di attenzione. Una volta posizionato, controllo che il perno del bottone esterno sia fuori dal buco dal rovescio e chiudo la pinza. Vado a pesarmi con tutto il corpo sulla parte finale della pinza. Il trucco sta proprio nel posizionarsi sulla fine del manico per fare più leva e appoggiarsi con tutto il corpo tenendo le braccia dritte. In questo modo il peso sarà massimo perché proprio ci si pesa sulla pinza e lo sforzo sarà minimo perché utilizzo il peso del mio corpo per fare pressione. Se il bottone si posiziona correttamente si sentirà una sorta di lieve pressione, una sorta di spostamento. Per capire se il bottone è fissato correttamente, inserisci la punta delle dita o le unghie tra i due bottoni. Se sono separati, quindi senti uno spessore vuoto tra i due, devi fare ancora pressione, quindi riposiziona la pinza e fai ancora pressione, altrimenti è posizionato correttamente. Questo è molto importante perché se il bottone non è posizionato correttamente tenderà ad aprirsi quando chiuderai con anche l'altra parte inferiore. Vado poi ad applicare tutti i bottoni superiori sul centro davanti destro in modo da non confondermi e non perdere tempo a continuare a cambiare continuamente le matrici. Ecco qui. Vado adesso ad applicare tutti i bottoni inferiori. Per cambiare le matrici utilizzo questo strumento che si trova dentro la confezione delle pinze. Facilita l'uscita delle matrici. Metto le altre due matrici, quelle corrispondenti al bottone inferiore, che si vedrà sul davanti sinistro. Per prima cosa incastro il pezzo inferiore, quello con il perno più lungo, all'interno della gommina in questo modo. Deve essere ben incastrato, quindi ruotalo un pochino per, diciamo, buttarlo dentro la gommina. Dal rovescio del capo, dove ho la paramontura, inserisco il pezzo di bottone all'interno del foro del tessuto. Ci applico poi sopra l'ultimo pezzo in questo modo. Chiudo la pinza e faccio forza come visto in precedenza. Questo secondo bottone è molto più facile da applicare rispetto a quello superiore, quindi appunto troverai meno difficoltà. Applico tutti i bottoni inferiori alla giacca. Ecco qui. Una volta finito faccio una prova di chiusura per verificare che i bottoni siano saldamente applicati alla giacca. Sul mio canale trovi anche altri video in cui ti spiego come applicare altre tipologie di bottoni automatici. I bottoni in plastica, per esempio, in questo video ti mostro sia come applicarli sia come toglierli se hai sbagliato ad applicarli. I bottoni in metallo da jersey, eccoli qui, li avevo applicati su un body da neonato. E i bottoni Sport and Camping, sempre da 15 mm come gli anorak, li avevo applicati su un grembiule da lavoro. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e Facebook come La Dulsatina, se volete potete iscrivervi alla newsletter di Cucito Espresso, avrete in omaggio anche un corso gratuito su cuciture e rifiniture e ci vediamo il prossimo mese per un nuovo video. Ciao!